Benvenuti a Esoterismo Esplorato. Oggi ci immergeremo in un argomento affascinante che attraversa culture, religioni e tradizioni. Gli angeli. Questi esseri straordinari sono presenti in molte grandi religioni, descritti come entità soprannaturali, che fungono da messaggeri divini, intermediari tra Dio e l'umanità. Ma il loro ruolo non si limita a questo. Gli angeli hanno un impatto su tutto l'universo, influenzando non solo gli esseri viventi, ma anche il mondo naturale e le leggi cosmiche. La loro importanza non si esaurisce nel contesto religioso. Hanno svolto ruoli di primo piano in scuole spirituali e correnti esoteriche, specialmente in quelle pratiche, che si concentrano sul contatto con entità celesti. Di conseguenza, il concetto di angelo è più complesso e stratificato di quanto spesso si immagini. Mescola tradizioni, credenze e canoni differenti, e oggi esploreremo queste sfaccettature insieme. Prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Un piccolo gesto che ci aiuta a crescere e a condividere con voi argomenti sempre più interessanti. Gli angeli, però, non sono sempre come li immaginiamo oggi. Dolci puttini con ali o uomini bellissimi e alati raffigurati in modo sensuale. In realtà, le loro descrizioni originali sono molto più complesse e a volte spaventose. Nella Bibbia, ad esempio, gli angeli sono spesso rappresentati come esseri con molteplici occhi, ruote infuocate o forme ibride che uniscono tratti umani e animali. Questi dettagli non solo sottolineano la loro natura sovrumana, ma anche il loro legame diretto con il divino, distante dalle raffigurazioni idealizzate della cultura popolare. L'origine del termine angelo. La parola angelo deriva dal latino tardo angelus, che a sua volta proviene dal greco angelos, il cui significato è messaggero. Questo termine esisteva già nell'antica Grecia, dove nel Pantheon greco si trovava Daimon Angelos, la messaggera degli dei e figlia del dio Hermes. Daimon Angelos non era soltanto una figura mitologica, ma un simbolo di comunicazione divina, spesso associata a messaggi di trasformazione e guida spirituale. Tuttavia, si ritiene che i greci abbiano assimilato e reinterpretato questo concetto dal termine persiano-babilonese angaros, che indicava un messaggero imperiale incaricato di portare comunicazioni importanti attraverso lunghe distanze. Questa figura persiana non solo rifletteva il ruolo pratico del messaggero, ma possedeva anche un'aura di sacralità, simboleggiando l'intermediario tra il regno umano e quello divino. Questo legame tra culture dimostra come il concetto di angelo fosse già profondamente radicato in civiltà antiche come Babilonia, dove entità simili venivano spesso descritte come portatrici di saggezza divina e protettrici dell'ordine cosmico. Da queste tradizioni si diffuse nelle religioni abramitiche, assumendo nuovi significati e adattandosi ai contesti spirituali di ciascuna fede. La prima apparizione degli angeli come li immaginiamo oggi si registra nello zoroastrismo. In questa religione gli Amesha Spenta erano emanazioni di Ahura Mazda, il dio supremo, e avevano ruoli simili a quelli degli arcangeli. Ogni Amesha Spenta rappresentava un aspetto della creazione divina, come la verità, la giustizia e l'ordine cosmico, riflettendo una visione profondamente integrata del rapporto tra il divino e il mondo materiale. Questo concetto prefigura in molti modi il ruolo di guida e protezione attribuito agli angeli nelle religioni successive. In aggiunta vi erano i Fravasci, angeli protettori associati agli elementi naturali, come l'acqua, che agivano non solo come guardiani personali delle anime umane, ma anche come custodi dell'equilibrio naturale. I Fravasci erano visti come antenati spirituali e guide immortali, unendo il passato al presente e al futuro, e il loro ruolo è stato interpretato come un precursore delle figure angeliche nelle tradizioni giudeo-cristiane. Questi elementi dello zoroastrismo influenzarono profondamente l'evoluzione delle idee sugli angeli nelle religioni abramitiche, contribuendo a definire le loro caratteristiche di messaggeri e protettori divini. Gli angeli nelle religioni abramitiche.
In tutte le religioni abramitiche, giudaismo, cristianesimo e islam, gli angeli sono considerati servitori di Dio, inviati per proteggere, guidare o talvolta punire gli esseri umani. Ma non solo. Il loro ruolo si estende alla protezione dell'ordine cosmico e all'esecuzione della volontà divina. Nel giudaismo, gli angeli sono spesso descritti come entità potenti e terribili. Questa immagine si riflette anche nell'Antico Testamento, dove gli angeli appaiono in molte forme: uomini giganti, esseri di luce e fuoco o creature alate. La Bibbia li descrive come spiriti incorporei, dotati di intelligenza superiore e moralità perfetta, capaci però di assumere forme fisiche quando necessario. Tuttavia, il loro aspetto poteva essere così impressionante da provocare terrore. Non a caso molte volte la prima frase pronunciata da un angelo è «non temere». Per esempio, in Matteo 28,4 si racconta che le guardie al sepolcro di Gesù tremarono di paura alla vista di un angelo. Mentre in Luca 2,9 i pastori nei campi furono circondati dalla gloria del Signore e presi da grande spavento. Una delle descrizioni più dettagliate si trova in Daniele 10, 5-8. Alzai gli occhi e vidi un uomo vestito di lino, con i lombi cinti d'oro, il suo corpo come il berillo, il volto come un lampo, gli occhi come torce di fuoco, e le sue braccia e gambe brillavano come bronzo lucido. Gli angeli nell'occultismo e nella Cabala. L'occultismo aggiunge un altro strato di significato al concetto di angelo. Qui gli angeli non sono solo messaggeri di Dio, ma anche guardiani delle sfere celesti e istruttori degli esseri umani. La Cabala ebraica, una tradizione esoterica profondamente influente, pone gli angeli al centro delle sue pratiche. Ogni Sefirot dell'albero della vita è associato a un arcangelo specifico, che rappresenta una qualità divina. Durante il Rinascimento, l'interesse per gli angeli si intrecciò con l'alchimia, l'ermetismo e la magia cerimoniale. Nella tradizione occidentale, gli angeli venivano invocati tramite sigilli, simboli e nomi segreti per ottenere protezione o conoscenza. Ad esempio, l'ordine ermetico dell'Alba Dorata sviluppò una gerarchia angelica che includeva 10 arcangeli, ognuno corrispondente a un Sefirot. All'interno di questa prospettiva, gli angeli diventano mediatori di energia spirituale tra i regni divini e il mondo materiale, un ponte capace di trasformare le intenzioni umane in realtà divine. Un altro aspetto intrigante è il ruolo degli angeli nella letteratura mistica. Nei grimori medievali e nei testi di magia cerimoniale, i loro nomi compaiono spesso come chiavi per canalizzare il potere divino o proteggersi da influenze maligne. Le loro funzioni, descritte in questi contesti, vanno dalla guarigione spirituale alla rivelazione di conoscenze segrete, fino alla guida nelle decisioni cruciali. La gerarchia angelica. Nel VI secolo, l'angelologia cristiana organizzò gli angeli in una gerarchia composta da 9 ordini, suddivisi in 3 sfere. Questa struttura, basata sulle scritture e su testi apocrifi, fu influenzata dalla tradizione ebraica, ma arricchita da interpretazioni teologiche successive che ne hanno definito la complessità e i dettagli. Ecco i 9 ordini angelici. Serafini, i più vicini a Dio, descritti come esseri di fuoco con 6 ali. Isaia li vide cantare: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti. La loro funzione non è solo quella di lodare Dio, ma anche di purificare le anime e trasmettere la sua santità attraverso un fuoco simbolico, che brucia ogni impurità spirituale. La loro luce è tale che rappresentano la conoscenza diretta e infinita del divino. I cherubini, secondi per importanza, sono i guardiani della saggezza divina. Nell'Arca dell'Alleanza, 2 cherubini d'oro proteggevano il trono invisibile di Dio, mentre nella visione di Ezechiele appaiono come creature complesse, con 4 volti e ali che si muovono in perfetta sincronia, simboli del sapere universale e della vigilanza divina. I troni rappresentano la giustizia divina e sono associati alle ruote celestiali viste da Ezechiele. La loro presenza simboleggia il movimento perpetuo dell'universo sotto l'ordine divino. I troni incarnano la stabilità delle leggi cosmiche,
essendo mediatori tra i piani superiori e quelli inferiori, e riflettono l'equilibrio perfetto tra il giudizio e la misericordia di Dio. Le dominazioni supervisionano i compiti degli angeli inferiori e trasmettono i decreti di Dio. Spesso immaginati come figure regali, dotate di scettri e sfere, i dominatori rappresentano l'autorità divina che guida le gerarchie celesti. Essi incarnano il controllo e l'armonia nell'esecuzione della volontà di Dio, assicurando che ogni ordine venga rispettato. Virtù. Concedono miracoli e favori divini agli esseri umani. Sono associati all'energia della creazione, essendo mediatori di eventi straordinari e cambiamenti improvvisi. Le virtù canalizzano le forze naturali e cosmiche, rappresentando il potere attivo del divino nella realtà terrena. Potenze. Proteggono il mondo dalle forze del male. La loro funzione primaria è quella di bilanciare le energie positive e negative, garantendo l'armonia cosmica. Inoltre, le potenze sono custodi del destino umano e sovrintendono al compimento delle leggi spirituali. I principati vigilano sulle nazioni e le comunità. Sono angeli di confine che proteggono le culture e le tradizioni, assicurandosi che gli ordini divini siano rispettati. I principati simboleggiano il governo spirituale del mondo, intervenendo per preservare l'ordine sociale e spirituale. Gli arcangeli. Messaggeri principali di Dio, a cui sono affidate missioni speciali. Oltre al loro ruolo di guida, fungono da difensori dell'umanità nelle grandi battaglie spirituali. Gli arcangeli rappresentano la giustizia e la forza divina applicata nei momenti di maggiore necessità, spesso svolgendo un ruolo decisivo nella storia della salvezza. Gli angeli. L'ordine più vicino agli esseri umani, spesso identificati come angeli custodi. La loro funzione è quella di offrire supporto e ispirazione personale, guidando gli individui nella loro crescita spirituale e proteggendoli nei momenti di difficoltà. Gli angeli agiscono come messaggeri quotidiani, rimanendo vicini al cuore dell'umanità e rispondendo alle sue preghiere. Ma approfondiamo un attimo. Gli arcangeli occupano un posto speciale nella gerarchia. Si ritiene che siano 7, come indicato in Apocalisse 8:2, ciascuno con un ruolo unico e ben definito nell'ordine celeste. Tra questi, Michele, Gabriele e Raffaele sono i più noti, nella tradizione cristiana. Michele è il comandante degli eserciti celesti, una figura di straordinario coraggio e forza. Viene rappresentato come un guerriero alato, che brandisce una spada fiammeggiante, simbolo della giustizia divina. Il suo compito non è solo quello di proteggere il cielo dalle forze del male, ma anche di guidare le anime dei defunti verso la loro destinazione finale. Gabriele, il messaggero divino, è associato alle grandi rivelazioni. La sua presenza nella Bibbia è legata a eventi epocali, come l'annuncio della nascita di Giovanni Battista e di Gesù. Spesso raffigurato con una tromba, è il portavoce della volontà divina e un simbolo di speranza e rinnovamento spirituale. Raffaele è noto come l'arcangelo guaritore, il cui nome significa Dio guarisce. Nel libro di Tobia è raffigurato come una guida benevola che accompagna e protegge i viaggiatori. La sua influenza è legata alla guarigione del corpo e dell'anima, rendendolo un simbolo di compassione e protezione divina. Nell'Islam, gli arcangeli occupano un ruolo altrettanto importante. Gibril, Gabriele, è l'angelo della rivelazione, colui che ha trasmesso il Corano a Maometto, diventando una figura chiave nella fede islamica. Michail, Michele, l'angelo guerriero, è il custode delle forze naturali e un protettore dell'umanità. Israfil, spesso associato alla musica celestiale, è destinato a suonare la tromba che annuncerà il giorno del giudizio, mentre Azrael, l'angelo della morte, accompagna le anime verso il loro destino, agendo con giustizia e pietà. Ognuno di questi arcangeli non è solo un simbolo di virtù specifiche, ma incarna aspetti fondamentali della relazione tra Dio e l'umanità, riflettendo la ricchezza e la complessità del mondo spirituale. Gli angeli caduti. Non tutti gli angeli rimasero fedeli a Dio. La tradizione parla di angeli caduti, come Lucifero, che si ribellarono e furono espulsi dal cielo.
Il libro di Enoch descrive 200 angeli vigilanti, chiamati Grigori, che scesero sulla terra attratti dalla bellezza delle donne umane. Questi angeli non solo si unirono a loro, ma insegnarono alle loro stirpi conoscenze proibite, come la metallurgia, la magia e la lettura delle stelle, portando corruzione tra gli uomini. La loro discendenza, i Nefilim, veniva descritta come una razza di giganti e guerrieri formidabili, che devastava la terra con la sua violenza. Come punizione, Dio mandò il diluvio universale per purificare il mondo, mentre gli angeli vigilanti furono incatenati in oscuri abissi in attesa del giudizio finale. I loro spiriti, invece, continuarono a vagare sulla terra come demoni. Lucifero, il portatore di luce, è spesso descritto come un cherubino di straordinaria bellezza e potere, il quale, accecato dalla propria vanità, cercò di usurpare il trono divino. La sua caduta è rappresentata come un evento catastrofico che non solo sconvolse i cieli, ma inaugurò il regno delle tenebre. Espulso dal cielo insieme a una terza parte degli angeli ribelli, Lucifero divenne Satana, il principe delle tenebre, simbolo della ribellione e delle conseguenze del libero arbitrio, usato contro l'ordine divino. La leggenda della sua ribellione ha ispirato racconti, come il celebre Paradiso perduto di Milton, che esplora le complessità della sua figura, oscillante tra orgoglio, disperazione e desiderio di vendetta. Se il video ti sta piacendo, ti invitiamo a mettere un like e a iscriverti al canale. Questi piccoli gesti ci aiutano a crescere e a portarti contenuti sempre più interessanti. Questi racconti non sono solo mitologici, ma rappresentano metafore universali della lotta tra il bene e il male, della tentazione e delle conseguenze dell'ambizione sfrenata. La caduta degli angeli è spesso vista anche come un monito sul valore dell'umiltà e della fedeltà all'ordine divino. Oggi l'immagine degli angeli è influenzata dall'arte, dalla letteratura e dalla cultura popolare. Dal Rinascimento in poi sono stati rappresentati come figure dolci e rassicuranti, ben lontane dalle descrizioni bibliche di esseri potenti e terrificanti. Tuttavia, la loro essenza rimane quella di messaggeri divini, custodi e protettori, che continuano a ispirare fede e mistero. L'influenza degli angeli si estende anche al cinema e alla letteratura contemporanea, dove vengono spesso descritti come entità che lottano con dilemmi morali o cercano di comprendere l'umanità. Questo riflette la costante evoluzione del concetto di angelo, adattato alle esigenze spirituali e narrative di ogni epoca. Gli angeli sono un ponte tra il divino e il terreno, esseri che incarnano la volontà di Dio e riflettono la complessità della spiritualità umana. Spero che questo viaggio attraverso il loro mondo vi abbia ispirato e arricchito. Bene, se avete imparato qualcosa di nuovo oggi, ne sono felice. Alla prossima!